Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video nel mio canale. Oggi parliamo di un argomento di cui si sente parlare spessissimo, ma volevo un po' dire la mia a riguardo, ossia come trasformare il Flight Simulator da un gioco a un simulatore. Ok, quindi cosa voglio dire con questa cosa? Voglio dire come trasformare l'esperienza che potete fare con il vostro Flight Simulator, X-Plane, Prepared, FSX, chi più ne ha più ne metta, dal giocare al computer a farne un qualcosina di più, qualcosa che si avvicini al reale, qualcosa che possa essere più stimolante, divertente, ma anche didattico per voi che volate, sia che siate solo dei piloti sul simulatore, quindi che state entrando, diciamo, in punta di piedi nel mondo dell'aviazione, sperando di portarvi a provare l'esperienza in volo reale, perché ripeto sempre, per quanto il simulatore è bello, non è mai come un volo reale. Sia se siete piloti di aerei nella realtà, come usare insomma Flight Simulator in modo più utile anche alla vostra esperienza di piloti. Ok, quello che vediamo oggi sono 5 cose che dovete fare, non sono add-on, non è niente a pagamento da installare o complicato, poi vale per qualsiasi simulatore e sono delle prassi, un vostro atteggiamento che se voi fate andate a, vi prometto, migliorare l'esperienza, crescete di più e vi divertite molto di più. Quindi mi piacerebbe poi sapere nei commenti sotto se avete fatto come vi dico, lo provate per un mese e mi dite come trovate il confronto rispetto a come volavate prima. Ok, quindi sono tutte delle regole fatte in tal senso. Vediamoli punto per punto. Ok, allora il primo può essere banale, ma non lo è affatto. Il primo essenzialmente è: come voliamo? Beh ragazzi, volate sempre con il meteo reale, ok? Non transigete mai su questa cosa, questo deve essere un punto fisso del vostro volo, ok? Quindi primo motivo, usare sempre meteo reale. Se non potete volare per condizioni meteo, state facendo un tour VFR e non potete volare, non volate, rimandatelo, ok? Seguite la cartina meteo, io uso windy.com, a breve farò un tutorial proprio sul canale su come si usa questo sito, che è fenomenale sia per il volo che per le vostre passeggiate della domenica, però ha delle funzioni incredibili, quindi se vi interessa sapere poi tutorial e tutto, seguitemi, insomma abbonatevi al canale, e questo aiuta sia il canale a crescere sia voi ad avere contenuti più interessanti sulla vostra home page di YouTube. Il meteo reale è una cosa che cambia drasticamente il voto. Se voi vi sentite Dio e andate a cambiare il meteo, vi facilitate la vita, ma in realtà l'esperienza crolla, ok? E l'elemento più importante del volo, è banale dirlo, ma tante volte è buono ripeterlo, è sempre il cielo. Quindi per avere il realismo massimo il cielo deve essere quello, non possiamo modificarlo, dobbiamo gestire le situazioni che incontriamo e dobbiamo anche imparare a ragionare cosa fare quando queste non sono come previsto, quindi calcolare degli alternati, deviazioni, rientrare, non decollare, posticipare il volo. Tutto questo aumenta tantissimo il realismo, la vostra crescita e le cose che vengono fatte, ok? Secondo punto, che si lega molto a questo, è pianificare i vostri voli, ok? Abbiamo già fatto settimana scorsa il tutorial su Autorouter, che è un sito di pianificazione volo, ma è molto importante dedicare una buona parte del vostro tempo dedicato al simulatore di volo alla pianificazione del volo. Questo per far sì sia che abbiate un'esperienza, cioè un volo fatto bene, ma sia perché è lì dove proprio c'è la crescita e secondo me anche la soddisfazione nell'affrontare poi il volo. Meglio pianificate prima, più semplice sarà il volo dopo, ok? E più sarà anche soddisfacente riuscire a seguire la pianificazione fatta, ok? C'è un detto in inglese che dicono plan the flight e flight the plan, quindi prima pianificate il volo e poi volate il piano che avete pianificato. Non fate cambiamenti a meno che la meteo non ve lo imponga e seguite la vostra pianificazione come previsto, crescerete moltissimo e vi divertite anche molto di più. Il terzo punto, che secondo me dovrebbe essere fondamentale e d'obbligo per chiunque, per questo ho messo Davy nel titolo, per chiunque vuol fare di Flight Simulator non un gioco ma un simulatore, beh ragazzi, questo è usare Ivao o Vazzi, uno delle due è uguale. Voi sapete che io sono principalmente attivo su Ivao, ma sono allo stesso livello e questo cambia drasticamente il vostro modo di volare, ok?
Perché cambia il vostro modo di volare? Sia perché aggiungete la fraseologia, il parlare con i controllori, che ovviamente è una parte fondamentale di qualsiasi volo, di qualsiasi pilota, ma soprattutto perché ha un effetto secondario, ed è quello che veramente cambia il modo di volare. Cioè che non potete più volare partendo dalla pista con i motori accesi, andando dritti fino a destinazione e stop lì, ma i voli devono essere pianificati secondo le regole del cielo attuale. Quindi anche se non avete controllori lungo la tratta, questa abitudine vi porta sempre un po' a rifare il punto 1 e il punto 2, perché sui VA o VATSIM si vola sempre col meteo reale, e l'orario lo potete cambiare, quello tipo se volete volare di giorno ma siete liberi solo la sera, quello non è un problema se è fatta questa concessione, se no sarebbe stato impossibile gestire, alla fine la gente non volava, no? Giustamente, quindi si può cambiare l'orario ma non il meteo. Questo volare in rete con altri piloti che sono lì con voi allo stesso aeroporto, e il fatto che ci siano eventi tutte le settimane a cui partecipare aumenta tantissimo l'incentivo a fare meglio, ok? Qualcosa di gruppo e via dicendo. Questo vi trascina e vi dà quella motivazione ad accendere il computer e volare. Se partite dalla pista e arrivate alla pista con diretti o con rotte create automaticamente con SimBrief o altri siti, ma senza che capiate le logiche che ci sono dietro, ok? Il fatto perché scelga dei livelli di volo dispari o pari se volate IFR, o perché se volate VFR dovete vedere la cartina, vedere le zone restricted, le zone prohibited, le zone TSA, temporary segregated area, eccetera eccetera. Queste sono difficoltà che però, come spesso nel volo e in altre cose, difficoltà che però rendono anche il tutto più bello e più divertente. Quindi volare online per me non è un'opzione, dovrebbe essere una cosa fondamentale e per chiunque appunto sia serio. Altra cosa fondamentale per l'aviazione è, ragazzi, non partire con il 737-800 per quanto bellissimo aereo sia, ok? Nessun pilota reale dice ok, io sono appassionato di volo, voglio fare il pilota di linea nella mia vita, va in Aeroclub, si iscrive e fa il pilota subito col 737. C'è un percorso di crescita e più lo rispettate anche nel mondo simulato, più sarete bravi quando arriverete a fare quello che volevate fare dall'inizio, cioè pilotare l'aereo di linea, ma soprattutto sarà un percorso più divertente per arrivare. Se no arrivate al punto che voi avete la crosta che è perfetta, la crosta intendo la gestione dei sistemi dell'aereo di linea, l'FMS, l'overhead panel, tutte queste cose le sapete far benissimo, sapete caricare nell'aereo tutta la parte del volo, la SID, la STAR, la climb procedure e cost index, chi più ne ha più ne metta, ma vi manca tutto il nucleo, ok? Che è il saper volare, il saper fare una procedura IFR, cos'è un arco DME, cos'è un NDB, un VOR, le differenze tra questi, e questo si impara volando aerei più semplici e affrontando queste cose, e poi man mano salire, ok? Quindi quello che consiglio è la Aerosax, il nostro Aeroclub nasce proprio con questa idea di fare un percorso per i piloti, quindi se vi interessa farlo insieme ad altri, il link è in descrizione per entrare. Lo scopo è proprio di partire a livelli, ok? Partite col Cessnino, fate pratica, volate VFR, sempre online, sempre dal primo volo, fate circuiti di traffico online dove c'è una torre aperta, parlate solo italiano, fatelo in Italia, non c'è nessun problema, e fate step a step. Quando vi sentite veramente sicuri, ok, che avete in mano la materia, passate a livello dopo, passate un aereo col passo variabile, col carrello retrattile, quindi aggiungete una complicanza, volate VFR notturno, poi fate un IFR, poi quando riuscite a fare tutte le procedure IFR in maniera decente, ok, quindi non siete lì a arrancare dietro, oddio la cartina, oddio questo, ma riuscite a farlo con abbastanza tranquillità. Lo step dopo è velocizzare, quindi passate, ad esempio consiglio un turbo elica, un TBM 930, un PC12, questi è un King Air, vanno benissimo per velocizzare quello che già sapete fare. Gestite un motore diverso, imparate qualcosa di più. Quando arrivate a quel punto lì, che avete familiarizzato, che 300 nodi non vi lasciano dietro l'aereo, come si dice, quindi riuscite a stare a passo con le varie cose, aggiungete il modulo aereo di linea, quindi tutta la gestione di quei sistemi complessi, ok? Ma le aggiungerete su un nucleo che è solido e che avete, ok?
questo è molto importante, tant'è che se andiamo a vedere nel reale, io ho preso ad esempio l'Aeroclub di Milano, di Bresso. Come fa lui? Perché fa pilota di linea, ragazzi, ATPL sto parlando, non sto parlando di pilota privato. Il percorso si sviluppa a PPL, quindi si parte tutti da lì, ok? Poi si fa la teoria, poi si fanno delle ore, poi si fa il SEP Complex. SEP è Single Engine Piston, ok, c'è scritto anche dopo, scusate. Single Engine Piston Complex, ok? Quindi abilitazione, come dicevo, carrello retrattile passo variabile, night rating, MP Multi-Engine Piston, quindi imparate a gestire un bimotore. Poi fate l'IRME, quindi lo strumentale sul multi-engine, e poi passate alla licenza di volo commerciale. Pian piano arrivate avanti e alla fine arriverete a fare, dopo il CPL, il Commercial Pilot, la multi-crew che serve per l'aereo di linea, ma nel vostro caso, a meno che non vogliate in share cockpit, si vola da soli e si cerca di cavarcela così. Molto molto importante seguire questa cosa, ma ripeto, limiti che in realtà vi fanno divertire di più. Fissate delle ore, degli obiettivi da seguire, eccetera eccetera. Voi direte, seguire gli obiettivi così è un po' difficile senza una guida, senza un percorso fatto. Dove trovo queste cose? Le trovate sia su Ivao e Vazim, ci sono le scuole, fanno dei training super fatti bene, ok? Con un istruttore che vi segue, vi potete registrare, totalmente gratuito, ripeto, e vi fa un percorso di crescita dove prendete un PPL, un PPL senior, vari brevetti in seguito a degli esami, oppure potete partecipare nelle community che si stanno creando sempre di più, dove si ha proprio questo spirito comunitario di fare le cose assieme. E arriviamo al quinto punto, appunto, la gioia di Flight Simulator. È uno dei giochi che ha un vantaggio enorme, secondo me, che è quello di poter fare comunità, e le comunità che nascono dietro il simulatore di volo, dietro l'aviazione in generale, sono fortissime, ok? Sono veramente delle community forti e molto solide, quello che vedo. E ne abbiamo deciso dal nostro piccolo contributo, quindi abbiamo creato la Aerosax, che è appunto Aeroclub di aviazione generale virtuale. Quindi noi non facciamo la parte aereo di linea, ma si fa tutto il passaggio per la crescita, quindi dal Cessnino, dal VFR, IFR, macchine sempre più complesse, fino ad arrivare, diciamo, a turboprop o jet privati che fanno sempre parte di aviazione generale. A breve lanceremo il sito, per ora siamo su Telegram e Discord, lascio i link sotto, poi quando uscirà il sito lo metterò anche qui in descrizione a questo video, quindi magari se state guardando c'è già il sito attivo. E fare le cose insieme ad altri, trovare amici che sono al vostro stesso livello e crescere assieme vi dà soprattutto un incentivo enorme a fare le cose, ok? Perché fare tutto da soli a un certo punto è facile trovare il momento morto in cui non si cresce più. Ma soprattutto è più divertente, ok? Siamo qua per divertirci, siamo qua per fare le cose assieme, e anche nel volo reale questa cosa fa tantissimo. Ci sono le iniziative, i gruppi di Facebook che organizzano delle gite domenicali, ci si ritrova tutti assieme perché è più bello, è più umano, e soprattutto in questi tempi di Covid fa la differenza parecchio, ok? Quindi niente, questo è il video, 5 cose da fare che sono assolutamente fondamentali. Quindi abbiamo detto, la prima: pianifica il volo nel modo più preciso possibile, usa il meteo reale, vola online, Ivao, Vazzi, ma usa queste piattaforme qua, crescita con aerei man mano performanti, non partire con l'aereo di linea, e fare parte di qualche community, qualche gruppo che ti incentiva e trovi amici con cui condividere il percorso, ed è quanto di più bello. Se vi è piaciuto il video, un subscribe e un like al video aiutano tantissimo per l'algoritmo di YouTube a far conoscere questo video e gli altri a quante più persone appassionate di aviazione ci sono. Quindi grazie se lo fate, e chi è già abbonato al canale, grazie per il supporto, perché è fondamentale. Vi ricordo che siamo, perché ormai voliamo in gruppo, siamo in gruppi di 10, 15, sempre più aerei che voliamo, 3 sere a settimana su Twitch dalle 10 ore italiana alle 22. Mi trovate sempre il solito link sotto, il nickname è sempre Captain Sax. Lunedì, mercoledì e venerdì organizziamo voli di gruppo, stiamo facendo dei tour IFR, VFR, una sera uno, una sera l'altro, e li voliamo in giro per il mondo in base a quello che stiamo facendo in quel momento. Quindi se seguite Discord e Telegram sarete aggiornati. Io vi saluto, ragazzi,
Grazie della visita e spero di vedervi in una delle prossime occasioni di voli assieme per appunto condividere questa nostra pazza passione. Buona settimana, ciao ragazzi!